Come ogni mattina, anche oggi ho applicato la protezione solare prima di fare la passeggiata con Vanilla. Non manco mai un giorno, almeno 3 volte al giorno, tutte e 4 le stagioni, 365 giorni l'anno. Questo mi ha fatto pensare che per me è naturale proteggere il mio involucro, la mia pelle, il mio esterno. Ma quante volte ho avuto la stessa devozione per il mio interno? Non conto più le volte in cui mi sono aperta a qualcuno in maniera ingenua, oserei dire naif, senza preoccuparmi minimamente di proteggermi, investendo una bufera di sentimenti. Lasciare il freno alle emozioni mi è sempre sembrata la scelta più giusta. È molto difficile notare le cattive intenzioni delle persone. Sono così presa nel dare fiducia che mi rifiuto di seguire l'istinto, che più volte ha cercato di rendermi cosciente. Ma io sono brava solo a spalmarmi la crema solare. Quante volte non abbiamo protetto il nostro cuore? Spesso le delusioni portano amarezza, rabbia, dolore e persino imbarazzo per la consapevolezza del ripetersi degli eventi, perché in un tempo non troppo lontano da qui subirai lo stesso inganno e sarai tu a mentirti ancora. C'è qualcosa di profondamente ridicolo in tutto questo, ma allo stesso tempo non puoi privartene. È nelle tue viscere. Ti tradisci se continui a farlo e ti tradisci se non lo fai. Essere te stessa è la sfida più incomprensibile. Negli anni ho sviluppato una sorta di difesa emotiva, obbligandomi a crescere. Non sono convinta funzioni in maniera impeccabile, ma provarci è indispensabile. Una discussione molto attiva oggi riguarda l'importanza della revisione, o meglio, dell'introduzione dell'educazione sessuale negli ambienti scolastici, della quale io supporto pienamente la causa. Ora, immaginate se si aggiungesse anche una formazione terapica di base, aiutare l'individuo a saper riconoscere e gestire le emozioni. Niente che possa salvarlo dal ricevere delusioni, piuttosto insegnare ad accoglierle come segnale di crescita e non di fallimento. La sensazione di aver fallito. Chi di noi non l'ha mai provata? Tentare e tentare ancora e non riuscire mai. Beh, sarebbe ora di cambiare questo concetto. Ognuno di noi vive la sua gloria
in un modo o in un altro. È solo che non la vediamo perché intenti a bramare quella di altri. E allora si va avanti in un kintsugi infinito. Penso che il mio abbia ormai raggiunto un valore inestimabile. Di volta in volta diventa più prezioso per gli infiniti pezzi che lo compongono, pur sapendo che la sua fragilità rimane la medesima, o forse addirittura alterata. In fondo donarsi è un'arte, e che sia un amante, una persona amica o una passione che portiamo avanti poco importa. Smetterò di farlo quando non avrò più ali e i miei piedi toccheranno terra. Sino ad allora continuerò a sognare.